Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli, sia per quanto riguarda Lukaku e questa visita non visita perché è stata molto veloce, speriamo si siano messi d'accordo sul futuro, la multa, l'eventuale cessione, il Napoli che ha fissato la cifra per cedere il calciatore, facciamo il punto della situazione passando anche per il calciomercato dalla Turchia. Noah Lang probabilmente non verrà riscattato perché il Galatasaray ha virato su un calciatore del Bologna e Mario Chila, difensore della Lazio, che potrebbe rinforzare il reparto difensivo del Napoli con un buon Jesus che ovviamente potrebbe lasciare e non verrà rinnovato il contratto. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Partiamo dalla situazione Lukaku perché il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne parliamo il lunedì, ha svelato un retroscena sui provvedimenti disciplinari intrapresi dal Napoli nei confronti di Romelu Lukaku. Lukaku non ha incontrato né il mister né i compagni di squadra che si stanno preparando per gli allenamenti, ha parlato con la dirigenza e a quanto ci hanno fatto sapere c'era Manna, il procuratore di Lukaku, il calciatore stesso e probabilmente Sini Cropi, ma diciamo che è in bilico la presenza di Sini Cropi perché non ci hanno dato la certezza. Era accompagnato da Pastorello, il suo procuratore. Lato giocatore è stato un confronto diretto positivo, grande senso di responsabilità per limare le asperità dell'ultimo periodo. Lato club, il Napoli è ancora fortemente indispettito, 2 multe già ci sono state, ci sarà una terza multa, il calciatore è tornato subito in Belgio e ritornerà a Napoli tra 2 settimane per essere a disposizione di Antonio Conte. Verosimilmente, per usare un eufemismo, non hanno trovato nessuno accordo e non scenderà in campo. Credo che il Napoli debba sperare che faccia un buon mondiale e c'è anche un problema, si è chiuso il mercato arabo che era un mercato papabile. Allora, la cifra della multa, almeno per quello che ci arriva, dovrebbe aggirarsi intorno ai 150.000 euro, il 20% dello stipendio lordo. Comunque io facendo due calcoli dal punto di vista matematico, dai 120 ai 150.000 euro potrebbe essere la multa di Lukaku, ma non ci soffermiamo sicuramente sulle cifre, è una cosa che va fatta, va pagata perché giustamente ti sei comportato comunque come non dovevi nei confronti della società che ti paga e ti stipendia. Poi abbiamo letto la notizia che il Napoli vorrebbe 10 milioni per la cessione di Lukaku. La vedo una cosa abbastanza complicata, almeno che il Belgio di Garcia, con Lukaku compreso, fanno un grande mondiale. Lukaku fa al limite pure il capocannoniere del mondiale, allora lì sicuramente troverai situazioni che porteranno magari ad aste per accaparrarsi il calciatore anche in altri campionati, un anno o due, però la vedo abbastanza dura se puntiamo sul grande mondiale di Lukaku per poter poi vendere il calciatore. Dobbiamo essere quanto più chiari possibili sia dal suo lato e sia per quanto riguarda la società sull'eventuale cessione e il non andare avanti insieme. È un matrimonio che finisce, quello in primis tra Conte e Lukaku, perché sappiamo benissimo dal punto di vista anche del campo e del calcio giocato cosa hanno fatto i due insieme, e quindi questa situazione con un Napoli indispettito, Conte compreso, è giusta ed è lecita e l'abbiamo visto anche un tantino in campo, dichiarazioni fuori campo, che poi sicuramente sarà stata una situazione che avrà pesato dal punto di vista mentale sia nello spogliatoio e sia nella testa del nostro allenatore. Speriamo che ovviamente tra 2 settimane Lukaku torna, si mettano le cose in chiaro e come si deve, perché non c'è stato poi tutto questo chiarimento. A me questa visita molto rapida, che addirittura ci dicono l'aereo rimasto in pista comunque aspettava Lukaku per il rientro in Belgio, quindi è stato veramente un caffè al volo. Il Napoli ha detto questo, vuole fare questo, tu cosa vuoi fare? No, io voglio questo, questo e quest'altro, quindi non è che è stata, diciamo, una situazione molto chiarificatrice da questo punto di vista. Ci chiariscono però le idee dalla Turchia e su Noah Lang per quanto riguarda il non riscatto del calciatore. Il Galatasaray vorrebbe virare
ha virato, comunque ha messo Rowe del Bologna nel mirino, anche perché c'è una situazione anagrafica, 22 anni, il calciatore del Bologna, un ingaggio che potrebbe essere sicuramente un tantino più basso di quello che vai a dare a Noah Lang, calciatore in prestito dal Napoli, e anche dal punto di vista della continuità e della stagione che sta facendo poi il calciatore del Bologna, secondo me sarebbe un ottimo profilo per ringiovanire, per scommettere ovviamente un altro campionato, e noi sappiamo che Noah Lang molto probabilmente, le percentuali sono abbastanza alte, non verrà riscattato. E voi mi direte, ma noi abbiamo Alisson, come facciamo? Non riscattiamo Alisson. Io me li terrei assolutamente tutte e due per avere poi una coppia sulla sinistra, al di là dell'allenatore che possa arrivare, resta Conte, viene Mancini, viene Tizio, Caio, Sempronio, avresti comunque due attaccanti sulla fascia sinistra che potrebbero fare la differenza, al di là di Noah Lang che l'abbiamo visto e non l'abbiamo visto. Io sono sempre stato scettico nel bocciarlo definitivamente e del tutto, a parte il lato caratteriale che lo conosciamo, lo sapevamo, ma va gestito un tantino, diciamo, in maniera diversa e con le pinze. Avere poi Alisson magari titolare con un Noah Lang pronto a subentrare o alternarsi, perché comunque ci saranno tante partite anche l'anno prossimo, sarebbe veramente un bel colpo, ma vedremo poi come si metterà sia il Galatasaray che il Napoli. La cosa che a me diciamo fa gioire, ma relativamente, perché siamo ad aprile e comunque il mercato non è che è certo, abbiamo sentito che il Napoli comunque si è affacciato per Mario Chila della Lazio, difensore che a me è sempre piaciuto e non sto qui a nasconderlo. E poi c'è la situazione Juan Jesus che non dovrebbe prolungare il contratto. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, per quanto riguarda la difesa, Juan Jesus non rinnoverà il contratto in scadenza, mentre con Leonardo Spinazzola si sta trattando, cercando la quadra. Sappiamo che Spinazzola ha chiesto 4 milioni all'anno e 2 anni di contratto, le ultime, quindi non si accorderà sicuramente a queste cifre. Il Napoli sembra orientato a guardare avanti con maggiore decisione verso altri giovani talenti, seppur di valore comprovato, e quindi Mario Chila della Lazio sarebbe un gran bel profilo, 25 anni se non vado errato, adesso sto andando un attimo a memoria, 28 partite giocate e 3 ammonizioni. È un difensore che a me piace perché in primis è molto ferrigno, tra virgolette, quando comunque affronta il diretto marcatore, riesce anche ad essere pulito nella maggior parte dei casi, e 28 partite con solo 3 cartellini gialli comunque ne confermano questa tesi, avendo anche una Lazio che, diciamo, ha subito quest'anno dal punto di vista difensivo, e quindi non è che hai una linea difensiva che comunque è stata, tra virgolette, in vacanza per tutto il campionato, perché hai fatto i buchi a terra dal punto di vista offensivo e quindi eri sempre col pallone tra i piedi nella metà campo avversaria a rompere le scatole a tutte le squadre che si sono presentate davanti. Ed ecco che 28 presenze e 3 ammonizioni in una stagione dove comunque sei stato sollecitato, e non poco, secondo me è un dato che non va sottovalutato. Poi chi ovviamente ha seguito il campionato, ha visto il difensore e sa benissimo di che cosa sto parlando, può confermarmi che sarebbe un ottimo rinforzo. Ovviamente Juan Jesus non rinnoverà, quindi togli un calciatore anziano, tra virgolette, dal punto di vista anagrafico, ma per il calcio non parliamo di anzianità, ovviamente, fuori dal calcio, e faresti entrare un profilo fatto, finito e con un'età, diciamo, minore, quindi 25 anni potrebbe ancora dare al calcio per una decina di anni buoni, con continuità ovviamente, vista anche la situazione fisica, come ti mantiene, come si evolverà la carriera dello stesso calciatore. Sarebbe un colpo veramente da 90 per quanto mi riguarda. Abbiamo saputo che la Lazio ha chiesto, o meglio, la valutazione del calciatore parte da 25 milioni, e proprio nelle ultime ore abbiamo letto dichiarazioni dall'ambiente Lazio. Sarri compreso, che se nel caso ovviamente a Roma hanno bisogno di soldi, e siamo d'accordo, lo sappiamo che la Lazio comunque non naviga in una situazione molto rosea,
Sappiamo che Sarri comunque nel caso gli smantellano la squadra e tolgono un altro paio di elementi, potrebbe anche lasciare. La base parte da 25 milioni e per il motivo che la Lazio ovviamente ha bisogno di soldi per quanto riguarda anche diciamo la stabilità economica da recuperare, potrebbe sicuramente lievitare il prezzo del cartellino. 30 milioni, spingersi fino a 30 milioni ci si potrebbe anche spingere, però poi vedremo come andrà a finire, se il Napoli poi in fase di mercato, quando sarà aperto diciamo il calciomercato, affonderà il colpo. La situazione che a me preme di più, e chiudo, è quella di Buongiorno, perché comunque abbiamo visto un calciatore prima dell'infortunio dell'anno scorso che non aveva rivali dal punto di vista delle marcature, non la faceva buona a nessuno, però poi abbiamo visto diciamo un'involuzione abbastanza preoccupante, quindi vedere il da farsi dal punto di vista tecnico per incrementare la qualità del reparto offensivo, includendo Buongiorno, ma tenendolo però come centrale di sinistra e senza dargli diciamo la direzione di una difesa intera, mettendolo al centro in una difesa a 3, ma vedremo poi se il Napoli tornerà con una difesa a 4, se il Napoli diciamo schiererà 2 centrali piuttosto che 3, perché a quanto stiamo vedendo comunque Buongiorno la paga per quanto mi riguarda questa situazione tattica, sia al centro e sia come braccetto di sinistra o centrale di sinistra, scusatemi, in una difesa a 3, schierandolo forse terzino destro, centrale di destra, Rachmani che torna, ad esempio, Buongiorno e il terzino vicino, secondo me sarebbe tutt'altra musica, ma sono supposizioni che ovviamente facciamo adesso e vedremo poi in futuro come andrà a finire, visto che la panchina del Napoli è comunque ancora in bilico. Non tratto la notizia di Mancini perché ho letto l'intervista e i titoloni. Mancini aperta al Napoli, io ho ascoltato tutta l'intervista, non c'è nessuna apertura. Mancini ha solamente detto siate orgogliosi del vostro presidente, perché comunque in 20 anni di gestione e più vi ha portato dove siete adesso, tra le squadre migliori d'Europa. Per il futuro ovviamente tra calciatori, allenatori e il mondo del calcio in generale che ti porta diciamo ad esprimerti così, tutto può succedere, ed è proprio vero, perché poi basta una telefonata, basta una situazione che si inclina dove tu sei, ad esempio Mancini in Arabia o dove sta allenando in Qatar, adesso non ricordo bene la squadra, comunque può darsi che nasca qualche screzio e allora tu sai benissimo che ci sono situazioni in bilico anche in Italia e quindi potresti anche accettare ad un'eventuale chiamata. Detto questo, forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo video, ciao.